Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Endoxan Baxter SpA, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Endoxan Baxter? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Endoxan Baxter durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Endoxan Baxter? Endoxan Baxter è un farmaco a base del principio attivo ciclofosfamide monoidrato, appartenente alla categoria degli antineoplastici alchilanti e nello specifico analoghi della mostarda azotata. È commercializzato in Italia dall'azienda Baxter SpA. Endoxan Baxter può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni. Endoxan Baxter 1G polvere per soluzione iniettabile 1 flacone vetro tipo II1G. Endoxan Baxter 50 mg 50 compresse rivestite. Endoxan Baxter 500 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flacone vetro tipo II 500 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Baxter SpA. Ricetta: RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo: ciclofosfamide monoidrato. Gruppo terapeutico: antineoplastici alchilanti. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: trattamento citostatico. Posologia: Endoxan Baxter deve essere somministrato solo da personale medico con esperienza in oncologia. Il trattamento inizia in genere con iniezioni endovenose. In caso queste ultime non siano possibili, Endoxan Baxter può essere iniettato per via intramuscolare. In casi particolari è possibile un'applicazione intrapleurica, intraperitoneale o in loco. Per un trattamento prolungato o per una terapia con dosi di mantenimento, dopo l'avvenuta regressione della sintomatologia, si consiglia la somministrazione per via orale. L'attivazione della ciclofosfamide richiede un metabolismo epatico, pertanto la somministrazione deve essere effettuata preferibilmente per via orale o endovenosa. Uso parenterale. I medicinali da utilizzarsi per via parenterale devono essere ispezionati visivamente prima della somministrazione per valutare la presenza di materiale particolato e scolorimento della soluzione, quando la soluzione ed il contenitore lo permettono. La somministrazione endovenosa preferibilmente dovrebbe essere effettuata come infusione. Per ridurre la probabilità di reazioni avverse che sembrano essere correlate alla velocità di somministrazione, ad esempio gonfiore al volto, cefalea, congestione nasale, infiammazione del cuoio capelluto, il medicinale dovrebbe essere iniettato o infuso molto lentamente. Inoltre la durata dell'infusione dovrebbe essere adeguata per il volume ed il tipo di soluzione di trasporto da infondere. Se iniettata direttamente, la soluzione Endoxan Baxter deve essere ricostituita con soluzione salina fisiologica, sodio cloruro 0,9%. Per preparare la soluzione iniettabile seguire le istruzioni riportate nel paragrafo 6. Prima della somministrazione parenterale, il medicinale deve essere disciolto completamente. Il dosaggio deve essere adattato alle necessità di ogni singolo paziente, tenendo conto delle reazioni generali e del quadro ematico. Se non diversamente prescritto, si raccomandano i seguenti dosaggi. Per il trattamento si possono prendere in considerazione: A. Trattamento continuo: 3-6 mg/kg di peso corporeo, equivalente a 120-240 mg/m2 di superficie corporea, e B. Terapia ad intervalli di 2-5 giorni: 10-15 mg/kg di peso corporeo, equivalente a 400-600 mg/m2 di superficie corporea, e C. Terapia ad intervalli di 10-20 giorni: da 20 a 40 mg/kg di peso corporeo, equivalente a 800-1600 mg/m2 di superficie corporea, e La durata della terapia e gli intervalli tra una somministrazione e l'altra dipenderanno dalle indicazioni, dai medicinali oncologici eventualmente associati a ciclofosfamide, dallo stato generale del paziente, dai parametri di laboratorio, in particolare dalla conta ematica. Per la terapia di mantenimento si somministrano 50-200 mg al giorno, 1-4 compresse rivestite, se necessario si possono eventualmente somministrare dosi più elevate.
durante o immediatamente dopo la somministrazione devono essere ingerite o infuse sufficienti quantità di liquidi per stimolare la diuresi al fine di ridurre il rischio di tossicità alle vie urinarie, pertanto il medicinale dovrebbe essere preferibilmente assunto al mattino. Fa riferimento al paragrafo 4.4. È importante assicurarsi che il paziente provveda allo svuotamento della vescica ad intervalli regolari. Le posologie sopra riportate sono principalmente riferite a trattamenti in cui la sostanza attiva ciclofosfamide è utilizzata quale monoterapia. Se Endoxan Baxter viene associato ad altri citostatici di tossicità similare, potrebbero rendersi necessari o una riduzione del dosaggio o una estensione dei periodi di intervallo. Si può ritenere che l'uso di agenti che stimolano l'ematopoiesi, fattori stimolanti le colonie e agenti che stimolano l'eritropoiesi, riduca il rischio di complicazioni mielosuppressive e o aiuti a facilitare la somministrazione del dosaggio programmato. Raccomandazioni per la riduzione del dosaggio in pazienti con mielosoppressione. Contaleucocitaria I1/4 L. Contapiastrinica I1/4 L. Dosaggio 100% del dosaggio programmato 4000 a 2500 100 000 a 50 000 50% del dosaggio programmato 2500 50 000. Normalizzazione dei valori o decisione del medico. Raccomandazioni per la correzione del dosaggio in pazienti con insufficienza epatica o renale. Gravi insufficienze epatiche o renali richiedono una riduzione del dosaggio. Gravi insufficienze epatiche possono essere associate ad una minore attivazione della ciclofosfamide. Questo può alterare l'efficacia della terapia con ciclofosfamide e dovrebbe essere tenuto in considerazione nella determinazione del dosaggio e nell'interpretazione della risposta al dosaggio prescelto. In pazienti con insufficienza renale, soprattutto se grave, la minore eliminazione renale può risultare in un aumento dei livelli plasmatici della ciclofosfamide e dei suoi metaboliti. Questo può risultare in un aumento della tossicità e dovrebbe essere tenuto in considerazione nella determinazione del dosaggio per questo tipo di pazienti. Si consiglia una riduzione del 25% per valori di bilirubina sierica compresi tra 3,1 e 5 mg/100 ml e una riduzione del 50% per una velocità di filtrazione glomerulare inferiore a 10 ml/minuto. La ciclofosfamide e i suoi metaboliti sono dializzabili, sebbene ci possano essere differenze nella clearance in base al tipo di tecnica dialitica utilizzata. In pazienti che richiedono dialisi dovrebbe essere mantenuto un intervallo significativo tra la somministrazione di ciclofosfamide e la seduta dialitica. Anziani. Negli anziani, il monitoraggio della tossicità e la necessità di un adattamento del dosaggio deve riflettere la frequenza più alta di alterazioni del funzionamento a livello epatico, renale, cardiaco o di altri organi e la presenza concomitante di altre malattie o terapie con altri medicinali. Controindicazioni. Endoxan Baxter non dovrà essere somministrato a pazienti con ipersensibilità al principio attivo, ai suoi metaboliti o ad una qualsiasi degli eccipienti. Funzione del midollo osseo gravemente compromessa, in particolare in pazienti che sono stati sottoposti a terapia preliminare con agenti citotossici e o a radioterapia. Infiammazione della vescica, cistite, ostruzione del flusso urinario, infezioni in atto, durante la gravidanza e l'allattamento, vedere 4-6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. I fattori di rischio per le tossicità della ciclofosfamide e le loro conseguenze descritte in questo e negli altri paragrafi possono costituire delle controindicazioni se il medicinale non ha utilizzato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La contemporanea o successiva somministrazione pianificata di altre sostanze o trattamenti che potrebbero aumentare la probabilità o la gravità degli effetti tossici, mediante interazioni farmacodinamiche o farmacocinetiche, richiede un attento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Endoxan Baxter insieme ad altri farmaci come Euros Dronedarone Aristo Euro, Euros Invirase Euro, Euros Moltaca Euro, Euros Tisabria Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Endoxan Baxter durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Endoxan Baxter durante la gravidanza e l'allattamento? Si dovrà considerare un possibile passaggio di Endoxan Baxter attraverso la placenta materna. Il trattamento con ciclofosfamide può causare anomalie genotipe se somministrato a donne incinte. Nel caso insorgessero rischi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. A causa della possibilità di effetti collaterali derivanti dalla somministrazione di ciclofosfamide, ad esempio nausea, vomito, vertigini, vista annebbiata e alterazione della vista, che possono compromettere la capacità di guidare o di usare macchinari, il medico dovrà decidere su base individuale in merito alla capacità del paziente di guidare autoveicoli o di manovrare macchine. Effetti indesiderati. Reazioni avverse da studi clinici. L'elenco delle reazioni avverse relative alla ciclofosfamide si basa su dati post-marketing, vedi sotto. Reazioni avverse post-marketing. La frequenza si basa sulla seguente scala. Molto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Conseguenze gravi del sovradosaggio includono manifestazioni di tossicità dose dipendente come mielosoppressione, urotossicità, cardiotossicità, inclusa insufficienza cardiaca, malattia veno-occlusiva epatica e stomatite. Fa riferimento al paragrafo 4.4. Dato che non si conosce uno specifico antidoto per la ciclofosfamide, si consiglia di procedere con molta cautela ogni qualvolta essa viene impiegata. La ciclofosfamide può essere dializzata. Pertanto in caso di sovradosaggio o di intossicazione accidentale o a scopo di suicidio è indicata una rapida emodialisi. Una clearance della dialisi di 78 ml/min è stata calcolata sulla concentrazione di ciclofosfamide non metabolizzata nel dializzato, la clearance renale normale è di circa 5-11 ml/min. Un secondo gruppo di lavoro ha riportato un valore di 194 ml/min. Dopo 6 ore di dialisi, nel dializzato è stato riscontrato il 72% della dose di ciclofosfamide somministrata. Un sovradosaggio può comportare, fra le varie reazioni, mielosoppressione, prevalentemente leucocitopenia. La gravità e la durata della mielosoppressione dipendono dall'entità del sovradosaggio. Sono necessari frequenti controlli della conta ematica ed il monitoraggio del paziente. In caso di neutropenia, effettuare la profilassi dell'infezione e trattare con antibiotici. Se si sviluppa una trombocitopenia, garantire il ricambio dei trombociti a seconda delle necessità. La profilassi della cistite con uromitexan, mesna, può aiutare a prevenire o limitare gli effetti urotossici dovuti ad un sovradosaggio di ciclofosfamide. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antineoplastici, analoghi della mostarda azotata. Codice ATC L01A01. La ciclofosfamide ha un citostatico del gruppo delle ossazafosforine ed è chimicamente legata alla N-metil-bis-2-chloroetil-ammina. La ciclofosfamide è inattivata in proprietà farmacocinetiche. La ciclofosfamide è quasi completamente assorbita dal tratto gastrointestinale. Nell'uomo, singole iniezioni endovenose di ciclofosfamide marcata sono seguite entro 24 ore da una notevole riduzione delle concentrazioni plasmatiche della ciclofosfamide, dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta. A confronto con altri citostatici, la tossicità acuta della ciclofosfamide è relativamente bassa. Questo è stato dimostrato mediante sperimentazione su topi, cavie, conigli e cani. Dopo una singola, elenco degli eccipienti. Polvere per soluzione iniettabile. Nessuno. Compresse rivestite. Glicerolo 85%, gelatina, magnesio stearato, talco, calcio fosfato di basico, lattosio, amido di mais, macrogol 35000, calcio carbonato, silice colloidale, povidone, caramellosa sodica, polisorbato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.